Hello, good morning. Welcome to New Morning. York. Ciao. Ciao, come stai? Molto bene. Grazie. I am Samantha Stewart with The Upcoming. I'm here to welcome Chef David Scabin from Combat Zero to New York. Maybe we'll start by you telling us a little bit about yourself, your food, your restaurant, and why we should all come visit it. Combal.0 è un ristorante nel nord Italia e nel nord-est Italia e quindi abbiamo anche cura del territorio. Una cucina del Combal è una cucina pensata che tiene in considerazione un grande classicismo che deriva da una storia molto, molto antica di Corte Savoia, ma che logicamente siamo diventati conosciuti perché siamo molto creativi e in questo momento stiamo lavorando su quello che è l'introduzione degli elementi nella bocca. Si chiama quadralink, è l'ultimo concetto e a seconda degli elementi o di come sono invertiti nella sequenza cambia gusto con lo stesso piatto. That's absolutely amazing. So, you've moved recently from number 65 on the list into the top 50. First of all, congratulations. Were you expecting it? È normale ogni anno aspettare che arrivi la lettera di Babbo Natale e quest'anno è arrivata, quindi sono molto contento. C'è sempre l'aspettativa di poter rientrare o rimanere dentro i 50 Best. Great. And this year, 50 Best is in New York. We were in London last year. We're going to Melbourne, it seems, next year. What do you think? Is it important to be international? Do you think it helps the recognition of the award? Io penso che questo tour itinerante della presentazione del premio di 50 Best sia importante che si sposti. Lo trovo molto positivo e dà la possibilità agli chef di non essere sempre nello stesso posto e quindi di avere sempre relazioni nuove. Quindi quest'anno su Manhattan e il prossimo anno su Melbourne lo considero molto molto interessante. Great. So, are you very familiar with New York, the food scene here, and have you had any great meals while you've been here? A New York si mangia bene. Io conosco bene New York anche perché 2 anni fa ho aperto un piccolo ristorante che è qui a Manhattan e c'è tutte le cucine del mondo a New York ed è impressionante quanta offerta hai a disposizione per poter scegliere che cosa vuoi mangiare. E mi piace New York anche perché, come in tutto il mondo, ma tantissimo in Manhattan, la cucina italiana, tutti la vogliono mangiare e tutti sono eccitati nel voler mangiare italiano. Do you think the list represents well some of the current trends in food? And can you spot any trends that you think are well represented on those names? I 50 Best hanno una grande capacità di fotografare sempre quello che è il trend, quindi non è se è giusto o sbagliato quello che c'è nella lista, normalmente l'insieme della lista è la fotografia di quello che è il trend mondiale, quindi i 50 Best riescono a fare questo. Okay, all right. Nico Romito, chef at Reali, it made it to the top 100 at number 84 for the first time. How do you feel about this new Italian entrance? Do you know Chef Romito personally? Sì, Nico è un amico, ci conosciamo da tanto tempo, sono molto contento che sia entrato nei 100, anche perché è l'unico che è entrato nei 100 ed è un ristorante molto importante per l'Italia. Lui sta facendo un grande lavoro sulla formazione dei giovani, ha una sua scuola, quindi direi che è molto importante che lui sia entrato perché è un'avanguardia non soltanto per quello che può essere la cucina, ma per quello che può essere un esempio per gli chef che devono fare molta formazione per i giovani. That's great. That's very interesting. And would you say that Italian cooking is well represented on the list, or that Italy is less competitive than some other countries? Sono sincero, penso che l'Italia è un po' meno competitiva, ma anche perché noi non siamo una nazione, non è solo una. L'Italia è fatta di tante Italie, di tante realtà. Abbiamo troppa gastronomia, troppa cultura, troppe materie prime eccezionali e quindi in ogni regione c'è un grande chef, c'è un grande produttore, c'è una grande storia gastronomica, quindi è più difficile che l'Italia sia unita per riuscire ad essere competitiva con le altre nazioni. Però è il bello degli italiani. And apart from the media attention that it obviously brings, what
does it do to your business being back in the top 50? What impact does it have? Beh, a questa domanda direi che sono forse uno dei maggiori esperti per poter rispondere, perché questa è la terza volta che rientro nei 50 Best, quindi vuol dire che sono entrato e uscito 2 volte e quindi ho gli anni che non sono nei 50 Best e gli anni quando sono dentro i 50 Best. E a livello di business, a livello di potere commerciale, non c'è niente potente come la 50 Best list. E quindi quando sei nei 50 Best arriva un pubblico molto interessato, un pubblico gourmet, molto preparato e riempie il ristorante. What do you think is the next big trend to hit the global food scene, and what are you excited about in these changes? Guarda, io penso che il prossimo trend sarà in una zona dell'Asia, del sud-est asiatico, e la zona che comprende Thailandia, Malesia, Corea del Nam, quella zona lì, perché è un cross, è un incrocio di tantissime culture gastronomiche, quindi non è solo cinese, non è soltanto thailandese, c'è veramente un grande mix sia di prodotti che di culture e penso che il nuovo trend sarà quello. Excited about that. In terms of the award of front of the house, there's now an award for service. What do you see as the importance of service and attention to customers in terms of the dining experience? In tutto il mondo gli chef sono un po' sovraesposti e hanno un po' coperto la figura del direttore di sala. Io sono sempre stato dell'idea che una grande cucina ha bisogno di un grande servizio, fondamentale, deve ritornare, deve essere importante il servizio. E amo che siano venuti i 50 Best a Manhattan perché io penso che a New York ci sia uno dei migliori servizi di sala di tutto il mondo. If Combo Zero was not in Piedmont, where would you be? New York. Why? Perché è una città che ti dà stimoli H24, 24 ore su 24 e qui riesci veramente ad avere mai la testa che si ferma e in più ci sono dei grandi prodotti intorno a New York, ci sono delle farm che lavorano benissimo. I was hoping you were going to say London because we would love to have you closer to us, but in terms of you're very famous for your cyber egg dish. It's your most famous one. What is a recent dish that you're very proud of? No? Non è proprio l'ultimo piatto, però la fassone impanata al camino è un tipo di bistecca breaded, impanata nel pane, con una cottura e un profumo particolare che ti fa fare un salto all'indietro atavico di una nonna che cuoceva dentro il camino. Okay. And what are your plans for the restaurant? Any changes, expansions, travels? Ci sono dei piani molto interessanti per il Combal 0.0 che già adesso sono in atto. Ad esempio abbiamo una filosofia che sta portando tutte le proteine, nel menù ci sono tutte le proteine e i grassi che sono portati all'inizio del menù e poi si scende verso il freddo e l'acidità. Al contrario, questa filosofia quest'anno sarà ampliata a maggior ragione con tutto quello che deve essere, quello che sta intorno al food dovrà quasi un po' prendere la stessa linea, quindi essere un po' il contrario. Non sarà uno scandalo se a inizio del menù possiamo servire anche un caffè come pairing con il primo piatto. Okay. And which restaurant would you say should be on the list and is not? Io penso che manchi Jock Zonfrillo di Adelaide. Lui secondo me dovrebbe essere nei 50 Best. And if you were going to do a swap and take someone else's restaurant for a week or have them come to your restaurant for a week, anyone that you would like to do that with? Solo per una settimana? Or more? No, ok. Beh, se, come ho risposto prima, se il Combal non fosse a Torino dove vorrei che fosse, direi Manhattan,
vorrei stare per una settimana a posto di Daniel a Home, perché è una macchina da guerra sul ristorante. Un high level così, con così tante attenzioni e con molti coperti fatti in un giorno, mi piacerebbe dirigere una cucina così organizzata.